Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come è andata questa settimana? Come sta per iniziare la prossima? Lo vediamo, come sta per iniziare la prossima. Grazie, 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 grazie a oltranza. Grazie per tutto quello che mi state scrivendo. Come vedete, vi sto rispondendo a mail di un mese e mezzo fa perché piano piano anche la mia energia risale, diciamo, e quindi ho più energia appunto per fare più cose, più cose. Allora, ragazze mie, ragazzi, mi state scrivendo cose pazzesche, meravigliosamente stupende rispetto all'ipnosi guidata con il potente mantra Sabbe Satta Sukhi Kontu. Bellissimo, quindi il mantra è suggellato in voi e adesso la vostra realtà inizia a vibrare a quella frequenza, d'accordo? E quindi anche vi approccerete agli eventi in modo diverso e quindi di conseguenza cambiando il vostro interno si cambia l'esterno. Legge base, leggi di base. Poi un paio di voi mi avete scritto, ho visto, che spesso vi addormentate durante l'ipnosi. Allora, va bene, non fa niente. Però dovete prendere ferma risoluzione di essere coscienti durante tutto il momento della ipnosi. Prima di iniziare l'ipnosi, dite: io prendo ferma risoluzione di essere cosciente per tutta la durata dell'ipnosi. Io prendo ferma risoluzione di essere cosciente per tutta la durata dell'ipnosi. Io prendo ferma risoluzione di essere cosciente per tutta la durata dell'ipnosi. 3 volte. Il potere di 3 volte 3. Vi mettete in una posizione non stesa, questo ve l'ho scritto sotto all'info box del video sull'ipnosi guidata. Non vi mettete stese, ragazze e ragazzi, state dritte, va bene? O su una sedia, posizione del faraone, con le mani sulle gambe, posizione nobile, posizione di come se foste una montagna, va bene? Nobile, nobiltà, nobiltà e umiltà, nobiltà e umiltà. E quindi vi mettete o sedute oppure, per chi è più esperta, gambe incrociate a terra su un tappetino, gambe incrociate, posizione del loto o mezzo loto solo con una gamba sopra. Chi pratica yoga sa di che cosa parlo. Quindi gambe incrociate, schiena dritta e mani sulle ginocchia, va bene? La schiena deve stare dritta perché il contatto con la fonte, ok? Deve rimanere desto, vigile, va bene? Se vi siete addormentati non vi preoccupate, non fa niente, riprendete l'ipnosi, l'importante è che non state stesi, altrimenti vi addormentate, perché il punto è svegliarsi. Noi ci stiamo risvegliando, abbiamo dormito fino adesso, quindi oltre a ripetervi, come vi ho detto nella seconda variante delle stese settimanali della scorsa settimana, questa che è appena trascorsa, ripetervi sempre il mantra sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, durante il giorno sto sognando, 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 fin quando la coscienza non si risveglia. Poi vi farò un podcast comunque sulla pratica del sogno, va bene? Del sto sognando, perché tu sei una coscienza che sta sognando di essere il tuo nome e cognome. Stai sognando, sei un'anima che sta sognando di avere questo nome, questo cognome, va bene? A furia di dire sto sognando, sto sognando, sto sognando, la ripetizione, alla fine ti svegli e inizi a diventare vigile anche nei sogni, durante la notte, ok? È una pratica, ma va fatta sempre, sempre, non si fa dall'oggi al domani, ma si fa in mesi, anni e anni. Quindi è qualcosa che per tutto il tempo in cui abbiamo dormito, quanto abbiamo dormito? 30, 40, 50, 60, 70 anni? Bene. Una pratica che è altrettanto importante per risvegliarsi, va bene? Ok. Ragazze mie, ragazzi, grazie per le infinite donazioni al canale, grazie per il sostegno al mio lavoro, grazie, sto qui al servizio e guerrieri, non ci ferma nessuno.
Grazie, grazie, grazie. Sto preparando i segni zodiacali per febbraio, per febbraio. Credo che li pubblicherò la prossima settimana, credo. Ho iniziato quindi il tempo di finirli. Allora, ragazzi miei ragazzi, oggi facciamo tre varianti, cambiamo un po' perché sapete dopo un po' io devo cambiare, da buon acquario, io mi annoio, devo cambiare. Entriamo nella tappa dell'acquario dal 20 al 26 gennaio, quindi mi raccomando, sto qui a reggervi il timone, ragazzi. Plutone, 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 chiamatemi Pluto. Zio Pluto, zia Pluto, zia Pluto. Sì, allora, bene, 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 siamo entrati nella tappa della stella e quindi è una tappa bellissima, bellissima quella tappa della stella in cui c'è tanto fermento interiore, siamo nel pieno inverno e quindi il grande fermento interiore ehm, che porta al germoglio poi in primavera, no? Quindi è un'energia introversa piena di tante bellissime cose che germoglierà poi in primavera. Quindi lavoriamo bene, lavoriamo bene, lavoriamo con impegno, senza sforzo, non vi sforzate mai con le pratiche spirituali, l'impegno sì, ma lo sforzo no. Impegno vuol dire passione. Lo sforzo è una cosa diversa. Lo sforzo è sentirsi performanti rispetto a qualcosa. No, no. Estrema calma, con impegno estrema calma. Va bene? Allora, settimana che va dal 20 al 26 gennaio. Abbiamo tre varianti oggi, tre diversi tarocchi. Ne potete sentire anche più di una sotto la timeline, schiacciate sul video, scusami, schiaccia sul titolo e trovate la timeline di ogni mazzo, va bene? E poi un'altra cosa vi volevo dire, spesso quando nomino dei video, quando durante un video nomino tipo magia pratica 10, magia pratica 9, e quando mi ricordo lo metto qua sopra, cioè ogni volta che parlo, se nomino un video in particolare, lo metto qua sopra. Mentre parlo esce un link, un piccolo link, per andare a vedere quel video, schiacciateci sopra. Ok, quando mi ricordo li metto perché nomino sempre diversi video quando facciamo un interattivo, no? E quando mi ricordo lo metto, ok? Poi non ne posso mettere più di 5, quindi comunque di solito quando nomino un video va qua sopra, va bene? Esce un link, schiacciateci sopra, ok? Allora, questa settimana questa entrata del sole in acquario, primo mazzo, secondo mazzo, terzo mazzo, oppure tutte e tre, oppure due, oppure uno, fatevi ispirare sempre. Non mi ricordo che nomi hanno questi tarocchi, lasciatevi ispirare, la vostra anima sa già di che cosa su che cosa dobbiamo elaborare, insomma. Ok, e partiamo dal primo mazzo. Allora, energia generale, vediamo cosa accade nei fatti, in senso generale quali sono gli eventi, eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, lumi, daimones, e poi analizziamo la parte amorosa. Allora, vediamo cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi del primo marzo in questa settimana dal 20 al 26 gennaio. Dal 20 al 26 gennaio, maestri mostratemi per favore, maestri mostratemi. Cosa accade in questa settimana? Vediamo. La papessa, state lavorando con la legge spirituale, bravi. Cavaliere di coppe e la forza. Guarda, qua mi stanno parlando che c'è un invito. Qua c'è un cavaliere di coppe con la forza.
e mi stanno dicendo che c'è un invito di recupero. Può essere un amico, un'amica, l'amore lo vediamo dopo, io vedo le energie e le leggo. C'è una persona amabile di cuore, qua c'è un accordo, vedi un accordo, e la forza, c'è la voglia di recuperare, di darsi sostegno, di darsi forza, di darsi la voglia di recuperare qualcosa, anche di darsi conforto, sostegno. O sei tu che dai conforto e sostegno a qualcuno da un'energia molto forte che hai introspettiva, oppure c'è qualcuno che chiede un accordo con te e ha un'energia amabile. Può essere il segno del leone, del pesci, cancro, pesci, scorpione, va bene? C'è un'energia amabile. Vedo un recupero delle forze, delle energie e la voglia di fare un accordo. Vediamo ancora. Eh sì, c'è la giustizia, mi parlano di situazioni. Quando esce la giustizia, le cose giuste, qualcosa che stavi aspettando, questo accordo qui. Mi può parlare anche di cause legali, un accordo raggiunto, il recupero di situazioni che erano in stand-by. Cos'altro? E il carro, certo, è una settimana molto proficua da un punto di vista di avanzamenti, avanzamenti per tutte le questioni che devono essere giuste e fatte bene. È una situazione su cui stavi meditando già, su cui stavi lavorando su di te, anche degli studi, anche una firma di contratto oppure anche un concorso vinto. Mi parlano di qualcosa che va avanti, che riesce, di riuscita per te, d'accordo? Anche i segni del cancro e della bilancia sono forti qui, se possono avere attinenza nelle dinamiche che vai a vivere durante la settimana. Mi parlano di accordi raggiunti, di accordi meditati, accordi fatti bene e che hanno un ottimo, hanno la buona stella questi accordi qui, anche di uno spostamento lavorativo, anche di un successo, di un avanzamento, di un trasferimento, di un upgrade nel posto di lavoro, qualcosa in più nel posto di lavoro grazie ai tuoi sforzi. Sì, di questo mi parlano in linea generale. Vediamo l'energia positiva per te in questa settimana. Sei di spade, può essere un trasloco, un avanzamento, uscire fuori da alcuni tipi di introspezione, c'ho due carte di movimento, o vai da qualche parte per giungere a un accordo finalmente, o c'è un accordo raggiunto, qualcosa di un avanzamento, secondo me spostamento anche, uno spostamento. Vediamo energia negativa. 8 di denari, qua mi parla di lavoro, o stavi aspettando lavoro, qualcosa sul lavoro che si risolvesse, questo si risolve, quindi il negativo è il lavoro, l'impegno, magari non sei stata apprezzato per il tuo impegno, stai aspettando questioni che parlano di lavoro e qua arrivano, c'è un spostamento, un trasferimento, qualcosa che va bene in ambito lavorativo, da che magari c'era un blocco sul profilo lavorativo. 5 di spade, sì, tensioni sul profilo lavorativo che passano, si giunge a un accordo, va bene? Ok, vediamo i tarocchi cosa ci dicono, scusami, i tarocchi, gli oracoli. Il diavolo di polvere, uscire dalla stagnazione. Sì, per alcuni di voi c'è qualcosa di nuovo, di nuovo raggiunto in ambito lavorativo, in ambito di, perché la papessa mi parla di energia introspettiva, no? Si esce fuori da una situazione più introspettiva, di attesa, e si esce fuori dalla stagnazione. Cos'altro? Perché? Qua sono le domande che ti stavi facendo con questa papessa qui. Al mare, sì, c'è un avanzamento, c'è uno sblocco. C'è uno sblocco. Probabilmente alcuni di voi viaggiano verso il mare o stanno al mare e qui avviene un accordo, C'è un posto magari dove puoi andare che è al mare, dove rispondi alle tue domande, ti vengono date delle risposte. Vediamo un'altra.
Yang, c'è una fortissima energia di azione da un'energia più mi spiego? Quindi c'è un avanzamento, una riuscita, uno spostamento, qualcosa che ti accende, d'accordo? Ok, adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore cosa accade, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po' in questa settimana dal 20 al 26 gennaio. Carta guida sull'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante. Carta guida. Carta guida sull'amore. Quattro di denari. Allora, qua vedo l'energia di qualcuno, puoi essere tu o un'altra persona più concentrato su di sé, più sulla propria stabilità, sul proprio benessere personale, la propria stabilità. Puoi essere tu, ripeto, che ti vedo concentrato sul tuo benessere personale, la tua stabilità, sulle tue cose. O puoi avere a che fare con una persona un po' più rigida, un po' più testa dura, concentrata sulle sue cose, che non si apre. Mi spiego, questa è l'energia attuale. Qua abbiamo la stella, è proprio la tappa di febbraio, eh. Molti di voi state concentrati sulla realizzazione dei vostri obiettivi personali e questo vi sta facendo stare bene, eh? Sì, c'è una situazione di questa natura che viene dopo il 4 di denari, 7 di spade. Io credo che molti di voi siete voi che state evitando l'altro. State evitando l'altro concentrandovi sulle vostre cose personali, state evitando l'altro fuori da sé, chiunque l'altro sia. Oppure state avendo a che fare con una persona a testa dura che non si apre e non vi fidate tanto. Infatti non sapete magari cosa pensare di questa persona, oppure siete voi, ripeto, che siete più evitativi o evitativi. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Amore, settimana che va dal 20 al 26 gennaio. Amore. Sì, vedi di nuovo il 4 di denari, regina di denari, 4 di denari. Io credo che sia tu, ti vedo molto impegnata sulle tue cose, sulla tua stabilità personale, sulle tue cose, sui tuoi affari, sulla tua casa, sulla tua famiglia, concentrata su di te o concentrato su di te, così ti vedo. Ok. Vediamo energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 4 di denari, il paggio di denari, 2 di coppe, 8 di bastoni. Qua c'è qualcosa con qualcuno, 8 di bastoni, 2 di coppe. Però qua vedo qualcun altro concentrato più sul lavoro, oppure sulle sue cose e non si apre. Torre. Vediamo un po'. Energia attuale, amore. 3 di coppe. Il 3 di coppe mi parla di celebrazioni, festeggiamenti. Molti di voi state conoscendo gente nuova. E il 3 di coppe mi parla di una bella energia, di condivisione con i vostri amici più intimi, oppure state vivendo una circostanza con una persona di vostro interesse dove c'è stabilità, però potreste avere un po' di mancanza di fiducia nei prossimi giorni. Comunque lo andiamo a vedere. Però il 3 di coppe come carta centrale mi parla di una bella energia armoniosa, di celebrazione con i vostri amici più intimi o più stretti, o state conoscendo gente nuova. Vediamo il positivo. Al positivo il 2 di bastoni, apertura di cammino. O c'è una persona che vi osserva molto da lontano. C'è una persona che vi osserva al vostro positivo e voi magari non vi aprite, vedete solo amicizia con questa persona, però c'è una persona che vi osserva per alcuni di voi, altrimenti è un'apertura di cammino con le nuove opportunità che state conoscendo, potete conoscere in questa settimana. Vediamo il blocco qual è. 2 di denari, 2-2. Può darsi che qua ci sia indecisione, 2-2, c'è un po' di dualità, indecisione con qualcuno su chi scegliere o con chi aprirsi, se aprirsi, non aprirsi. Vediamo, passato abbiamo la regina di coppe,
Cavaliere di bastoni. Alcuni di voi state vivendo una relazione in questo momento. Cavaliere di bastoni, regina di coppe e tre di coppe. Mi dite che avete conosciuto una persona, c'è intesa anche sensuale, passionale, e adesso vi state vivendo questa armonia. Che qua c'è Cavaliere di coppe e regina di coppe, c'è stato questo incontro e c'è armonia adesso, o comunque c'è gioia col tre di coppe, celebrazione. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, vediamo. 9 di denari, asso di spade, 7 di spade, 7 di spade. Qua c'è qualcuno che rivendica una propria autonomia, non so se sei tu o la persona di tuo interesse. 9 di denari, asso di spade, qua c'è qualcuno che rivendica il proprio posto, cioè nel senso, io ho le mie cose, non voglio essere più di tanto, come dire, qua c'è qualcuno che rivendica la propria autonomia, il proprio amor proprio, o volersi concentrare nel proprio lavoro, nelle proprie cose, e qua c'è una mancanza di fiducia in qualcun altro. Mi spiego? Allora, qua per alcuni di voi state con una persona o state conoscendo questa persona, vi possono venire dei dubbi perché questa persona è molto impegnata sul profilo lavorativo e magari non vi fidate. Per alcuni di voi è questo il senso, 7 di spade, sta andando tutto bene, vedo, però a un certo punto questa persona può ritirarsi un po' di più sulle proprie cose, e quindi questo può generare mancanza di fiducia, un po' di mancanza di fiducia nell'altra persona. Non so se sei tu che dici voglio stare da sola o da solo, o da fare con le mie cose, lavoro, attività mia, realizzazione personale, o le mie cose, e l'altra persona ha un po' di mancanza di fiducia. Vediamo chi viene dopo il 7 di spade. Il matto. Alcuni di voi che avete conosciuto una persona nel passato, qua nel recente passato, giorni o settimane, vi rendete conto che non vi fidate tanto di questa persona, non è la persona giusta, e col matto diciamo che vi aprite ad altre possibilità. Chi viene dopo il matto? Il diavolo, però questa persona non vi lascia andare. Quindi per alcune è così, per altre di voi state conoscendo questa persona, siete un po' evitative, proprio evitative, della serie sì, ok, mi piace, cioè, però ho le mie cose. Questa persona ti osserva moltissimo e fa il matto con il matto e il diavolo. C'ha molta energia sessuale e passionale nei tuoi confronti. Magari tu non ti fidi tanto, però non ti molla questa persona. Vedete un po' dove vi ritrovate. Fatto sta che qua è così la situazione, non vi fidate tanto, però questa persona non ti molla. Oppure per alcuni di voi che avete conosciuto una persona però non vi convince tanto, e siete evasive e conoscete un'altra persona, il matto con il diavolo, che è una persona che non vi molla, però dove voi fate un po' le evasive, anche qui, o evasivi. Qua abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, Cancro, Pesci, Scorpione, Vergine, Ariete e Capricorno, come segni marcati, che può essere ascendente o segno. Vediamo cosa mi raccontano i miei tarocchi. Cioè c'è l'energia di qualcuno che insiste e l'altro che evita. Ok? Vediamo, 3 di coppe, energia attuale. Amore. 2 di bastoni. Qua ti vedo pensare, anche qualcuno che ti osserva, che insiste settimana prossima. Vediamo il 2 di bastoni al positivo, il sole. Sì, qua c'è una bella energia di amicizia un po' particolare. Vediamo il 2 di denari al blocco, regina di coppe. Qua
ti possono venire dei dubbi perché perdi un po' la pazienza con l'atteggiamento di qualcuno. Quindi puoi avere dei dubbi perché perdi la pazienza con l'atteggiamento di qualcuno. Puoi perdere la pazienza, ripeto, con la regina di coppe al blocco. Quindi puoi avere dei dubbi: che faccio adesso, che non faccio? Vediamo il cavaliere di bastoni, regina di coppe. 9 di denari, vedi di nuovo. Hai a che fare con una persona, magari può essere una persona più impulsiva che va e viene, e tu perdi un po' la pazienza. Stai avendo pazienza con questa persona, ma diciamo che la puoi perdere in questa settimana, e quindi fai un po' l'evasiva o evasivo. Regina di coppe, 6 denari. Infatti è come se questa persona pensasse molto a sé e tu non ricevessi il giusto. Qua nel passato è successo già questo, molto concentrata su di sé, sul suo lavoro, sulle sue cose. Ripeto, può essere anche energia specchio, vedi dove ti risuona, eh? Vediamo il 9 di denari. La ruota della fortuna. All'improvviso avviene un cambio, questa persona pensa più a sé. Ripeto, puoi essere anche tu, pensa più a sé, energia autonoma. Vediamo l'asso di spade, il giudizio. Qua ci si rende conto di qualcosa, che una persona pensa troppo a sé, può essere, o tu dici a questa persona di non pressarti, vedi un po' dove ti risuona, e c'è un po' di evasività da parte tua o da parte di questa persona. Vediamo il 7 di spade, il papa. Qua qualcuno prende una decisione perché non si fida dell'altro. Io credo che sia tu. Credo che sia tu. Vediamo il matto. Vedi 7 di spade. Qua c'è mancanza di fiducia per un andi rivieni, e per una persona che fa comunque sia come agisce d'impulso, va bene? C'è un po' di immaturità, di immaturità. Vediamo il diavolo e il 4 di bastoni. Proprio io qua vedo un incontro, perché qua c'è una persona che non demorde. Infatti vedo un incontro, il paggio di denari. Non so se sei tu che fai un po' questo gioco o l'altra persona. Qua c'è qualcuno che si rende conto che l'altra persona lo evita, però insiste. E poi qua vedo un incontro con il diavolo e il 4 di bastoni. Qua c'è una mancanza di fiducia rispetto ai comportamenti di questa persona, poco seri per alcuni di voi, e si perde un po' la pazienza. Per alcuni di voi invece c'è un po' di dualità con qualcuno, non sapete chi scegliere, fate un po' le evasive prima di dire sì a una persona che insiste, va bene? E abbiamo i segni qua del toro anche e dell'acquario. Ok, vediamo con i miei oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Quindi qua se scappa qualcuno è perché non si sente degno. Quindi se qua scappa qualcuno è perché o va e viene, è perché ha paura di te. Ok? Ha paura perché ti vede più di più. Quindi sono scappato per paura che mi lasciassi. O posso scappare e il motivo è questo. Vediamo un'altra. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Mi dice che qua si fa pace poi, o comunque c'è un incontro. E un'altra. E qua mi parla del fatto che quando state lontani c'è sempre questa persona vicino a te. Vediamo, utilizza Kierkegaard per dirtelo e dice: io vivo con lei il divenire di un amore, e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io. Visibile quando sono presente invisibilmente. Qua quando l'altra persona non c'è si sente la presenza. E io qua vedo un incontro di passione. Magari non subito, alla fine di questa settimana o la prossima. Il diavolo, 4 di bastoni, voglio ottenere un incontro intimo, o comunque sia, mi spiego, Ok ragazze mie ragazzi, c'è una bella energia in movimento qua. Vediamo cosa mi dicono gli oracoli. Anzi, mettiamo l'ultima carta dei Rider White. Quattro di coppe, c'è un rifiuto iniziale.
Vedi il rifiuto che ti ho detto qui, c'è un rifiuto iniziale e poi un nuovo inizio. Non so se rifiuti una persona e rincontri un'altra, quella che ti ho detto qui, però c'è il rifiuto iniziale di qualcuno. Può essere tu che rifiuti questa persona, ti ho detto, no? Che qua cioè, o scopri qualcosa, ti dai conto di qualcosa e questa persona non fa per te, o fai un po' di nervosismo, però dopo si può fare pace. Oppure scansi una persona, comunque sia ti dai le spalle, e c'è una persona che insiste forte, con la quale tu c'è un'amicizia un po' particolare. Ecco, va bene? Ci siamo capiti. Vediamo un'altra, vediamo gli oracoli cosa dicono. Amore, al mare, respirare. Tra due mondi, mi dicono che effettivamente qua arriva una persona e non sai cosa fare, o rispetto a questa persona non sai cosa fare, può andare tutto bene, ti dicono respira, perché qua c'è una scelta da fare. Cosa viene dopo? E c'è una scelta da fare, un bivio. Ti dai conto di qualcosa di questa persona che non ti piace o ti fa innervosire. Possono essere due persone, quindi con la quale poi dopo vai con un'altra persona, ti dai un'altra persona, oppure la stessa, c'è una scelta da fare. Secondo le regole, quale regole le detti tu però? Tagliar legna, vedi, fare pulizia, immaginare, ripulire. Per alcuni di voi può andare tutto bene con una persona e succede qualcosa di cui ti dai conto, il giudizio di qualcosa, di questa persona che ha a che fare con magari una testardaggine, insomma un po' più di egoismo, e poi le regole detti tu, questo è il senso. Va bene? Ok, detto questo ragazze mie, ragazzi, mi raccomando, studiate sempre, tutto quello che si verifica lo potete proprio trascendere nel migliore dei modi. Detto questo ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Andiamo a vedere qual è cosa succede nella realtà fenomenica in questa settimana e poi ci andiamo a vedere l'amore nello specifico, ok? Allora, chiedo ai maestri di mostrarmi seconda variante, secondo mazzo di tarocchi, satte, satta, succhi e conto. Mostratemi maestri cosa accade in questa settimana dal 20 al 26 gennaio, seconda variante, satte, satta, succhi e conto, satte, satta, succhi e conto. Con quali energie, eventi, che siamo enti, entità, spiriti, dei, lumi, abbiamo a che fare? Vediamo. 5 di spade, 5 di coppe. Stiamo pensando un po' al passato, la regina di denari. Guarda, ti vedo un po', inizialmente ti vedo un po' afflitta per quanto riguarda delle questioni emozionali. 5 di spade e 5 di coppe. 5 di spade, guardare un po' al passato, un po' di rancore. 5 di coppe, stare un po' con la dea della malinconia, dolce malinconia, dea della tristezza, rispetto a questioni del passato. Però Regina di Denari mi dice che saprai gestire perfettamente queste situazioni e concentrarti sui tuoi obiettivi più saldi, più stabili, e conseguendo degli obiettivi tuoi quotidiani importanti con la Regina di Denari: casa, famiglia, stabilità e lavoro. Ti vedo prenderti cura delle cose tue importanti, nonostante ci può essere un po' di energia di dolce malinconia, dolce tristezza. Io credo che tu la sappia gestire bene, facendoti fluire alle emozioni, perché poi c'è la regina di denari, cioè quella che si prende cura delle cose pratiche, pragmatiche della vita con il dovuto successo, ok? Giudizio. Sì, a un certo punto prendi la decisione di concentrarti sulle cose pratiche, sviando l'attenzione da questi pensieri qui, facendoti attraversare dalle giuste emozioni, come vi insegno sempre, però poi diventare pragmatici. Cioè, cosa faccio? Adesso uso praticamente, ci insegna la regina di denari, no? La terra, la concretezza, uso praticamente queste emozioni per farle fluire e darmi il potere nella concretezza, va bene? Vediamo due altre.
5 di denari, qua c'è una situazione dove o ti sei sentita o sentito escluso. Sono 3-5, quindi questa è una settimana di cambio profondo. Ricordate il video dove vi ho spiegato i numeri tripli, 5-5-5? Andatevelo a rivedere quello perché è molto interessante, sta sulla playlist L'arte del vivere, se non sbaglio, o risvegliare la coscienza. 555 è il Papa, il grande cambiamento, le acquisizioni spirituali che avvengono grazie a far fluire delle emozioni di penuria o di carenza e portarle nella materia sotto forma di fruttifera, mi spiego? Perché le emozioni di penuria, di carenza, di mancanza, accolte nel modo giusto, uketamo, 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 ti danno il potere nella pragmaticità, nel renderti ancora più forte e stabile con nuove intuizioni da concretizzarle nella materia. Ok, cos'altro? E gli amanti. Sì, chiaramente mi parla di una scelta d'amore che farai. Chiaramente mi parla di una scelta d'amore, una scelta o comunque una scelta. Io qua credo che tu hai vissuto già questo, alcune di voi lo possono vivere in questa settimana, questa sensazione di carenza, di penuria. Prendete, fate la scelta di concentrarvi sul vostro lavoro, sulle questioni pratiche, grazie a una giusta elaborazione di questo 555. Potrete vedere in questa settimana 555 diverse volte, perché sta arrivando la metabolizzazione di un apprendimento spirituale. Alcuni di voi avete già vissuto questo, tant'è che prendete la decisione di mettervi alle spalle una bella situazione di cambiamento e darvi alla vostra serenità interiore con la regina di denari. Che tu sia uomo o donna non importa, Cioè della serie io valgo, ok? Io valgo e grazie a queste emozioni io ne prendo atto e mi faccio attraversare nel modo migliore possibile, perché la regina di denari chi è? Colei che si prende cura di sé, e colei che anche accoglie, una donna forte, la regina di denari, ripeto, anche se sei uomo, è la tua parte femminile interna, accoglie e pratica. La regina dei bastoni, vedi qua, mi diventi più forte grazie all'interiorizzazione di certe emozioni evolutive, diciamo. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. Energia positiva. Energia positiva, c'è un re di coppe. Qua c'è una persona che si apre emozionalmente a te, può essere, l'amore lo vediamo dopo, però può essere una persona veramente affidabile qua, una persona affidabile con la quale che ti dà intuizioni. In questo caso devo parlare anche d'amore nello specifico e dirmi che ci si mette alle spalle, questa può essere anche l'energia di una persona che ha vissuto le stesse cose come te, si mette alle spalle il senso di carenza che ti ha dato, il senso di carenza che ha vissuto e si apre emozionalmente, una persona di tanto di spessore, il re di coppe. Può essere una persona assolutamente nuova con la quale tu te la stai prendendo con calma proprio perché hai vissuto una situazione emozionale importante, impegnativa, ma al tuo positivo c'è questa persona di grande spessore. Mi può parlare di chiunque, anche di un amico o di una persona comunque di spessore. L'amore, ripeto, lo vediamo dopo. Vediamo carta negativa. Il 7 di denari, carta negativa, ci può essere una certa attesa che può dare nervosismo rispetto alle questioni che riguardano l'economia. Un certo nervosismo può esserci per questioni riguardanti l'economia, però qua tu saprai gestirle bene, Un'attesa o dei pagamenti che non arrivano o non arrivavano, qualcuno ti dà la giusta intuizione per procedere sul sentiero giusto a livello di denaro, di economia. Vedi, qua abbiamo il cavaliere di denari, questioni un po' di nervosismo per questioni riguardanti l'economia, però lo saprai gestirle bene con la regina dei denari perché è una persona che prende le cose nel modo giusto. Fammi vedere sulla regina di denari. 6 di spade, infatti saprai gestire bene qualsiasi tipo di dramma mentale che può arrivare per questioni di penuria che ti creano carenza emozionale. Dal 5 di spade passiamo al 6 di spade, quindi le giuste decisioni in conformità del fatto che vai verso
una situazione molto più tranquilla di prima. Vedi il giudizio, prendere le giuste decisioni rispetto a una certa questione economica, secondo me, o lavorativa. Vediamo guerre di coppia al positivo. La regina di coppe. Qua abbiamo una coppia, ragazze mie, ragazzi, abbiamo una coppia. Guarda, qua c'è una persona in questa settimana che è una coppia di potere, può essere anche il miglior amico, la migliore amica, o non lo so. C'è una coppia qui al tuo positivo, possono anche essere due persone molto empatiche, due persone veramente di spessore che sostengono la tua uscita fuori da una situazione di conflitto emozionale che hai e ti aiutano a fare la scelta giusta. O puoi essere tu, ripeto, con una persona con la quale ti senti emozionalmente vicina proprio e ti supporta anche per quanto riguarda le tue questioni emozionali, mi spiego? Qua abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione e toro, vergine, capricorno e gemelli. Se può esserti utile dei segni in questo senso. Ok, vediamo cosa mi dice l'oracolo. Eh sì, la musa gioiosa, ispirazione, te l'ho detto, qua ci sono delle persone che ti daranno un'ispirazione, ti vedo molto divertita, o divertito in questa settimana. Molto divertita, molto divertito, mi dice che farai cose che non ti saresti mai aspettata di fare perché prendi forza da queste emozioni, l'acquisizione spirituale avviene. Vediamo cos'altro mi dice questo. Assolutamente sì, qua avrai molta ispirazione e creatività in questa settimana, non devi fare altro che seguire la tua ispirazione e la tua intuizione. Ispirazione e intuizione, quindi questo nervosismo un po' che ci può essere per questioni legate o a degli investimenti o al denaro, al lavoro, un po' di nervosismo su cose che vanno lente, insomma, va bene? Allora, lasciati ispirare da questa intuizione, accogli queste emozioni e vedrai che ti arrivano ispirazioni che ti fanno stare proprio ricettiva o ricettivo. Tutte queste coppe, sì. Ricevi un aiuto. C'è un aiuto da queste persone, una donna o un uomo, o ambedue. Ricevi un aiuto. Per quanto riguarda una scelta che devi fare, ricevi un aiuto da una donna o un uomo, o tutte e due, ripeto, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo nell'amore cosa accade, sia che tu abbia qualcuno nel cuore, sia che ci sia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere un po' nell'amore cosa accade. Mettiamoci prima di tutto una carta guida. In questa settimana dal 20 al 26 gennaio, carta guida sull'amore. Paggio di bastoni, una persona che mostra molto interesse nei tuoi confronti, molto divertita, una persona molto divertita, molto spigliata, può essere una persona più piccola di te, oppure una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti. Interesse giocoso, gioviale, la forza. Sì, una persona che ha coraggio, ti dimostra interesse, interesse, interesse con coraggio, Vediamo un po' cosa accade nell'amore. Maestri, mostratemi cosa accade nell'amore settimana dal 20 al 26 gennaio. Asso di denari, 8 di coppe, arriva un cambio.
un'opportunità, l'asso di denari, ben aspettata questa opportunità, e arriva un cambio, un'opportunità che porta a un cambio. Ok, nuova opportunità. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 8 di coppe. Sì, sì, 3 di spade, 10 di denari, 9 di denari. Allora, qua mi dicono che è successo qualcosa di importante. 3 di spade, c'è stata una chiusura. Chiusura, blocco, litigio. Per una, non lo so, qua probabilmente abbiamo avuto a che fare con un po' di orgoglio, una persona orgogliosa con un po' di orgoglio. Qua mi dice che c'è un lasciare, una situazione di chiusura dovuta a orgoglio, dovuta a persona, magari una persona è molto orgogliosa e dedita alla sua famiglia, al suo lavoro, alle sue cose e meno all'altro. Qua può essere proprio che tu ti metti alle spalle una situazione di questa natura qua. Vediamo un po'. Energia attuale, amore. Infatti 6 di spade, qua vedo che c'è un allontanamento, c'è un allontanarsi da una situazione. Vediamo il positivo. Cavaliere di coppe, un'offerta, un'offerta d'amore, un'offerta, una proposta. Vediamo il blocco, 2 di bastoni, probabilmente c'è una distanza, una lontananza che può determinare un po' di ansia. Oppure tu non sai cosa scegliere, se darti a questa opportunità oppure no. Vediamo il passato. 10 di coppe e il re di denari. Qua ti sei allontanato da una persona, il re di denari, 10 di coppe, con la quale c'era un'intesa, c'era una forte intesa col 10 di coppe, anche una famiglia, o c'era una forte intesa. Qua c'è un allontanamento da questa intesa qui. Vediamo cosa succede qua, prossimi giorni. La luna, un po' di paura, la forza e il 3 di bastoni. Allora, può essere la stessa persona, questo re di denari, con il quale c'è una distanza in questo momento. Perché mi dicono la forza, c'è la voglia di recuperare. Tu hai un po' di paura. E può esserci però la necessità di recuperare, può esserci una distanza che può creare un po' di tensione, o agitazione o nervosismo. Però c'è questa persona che vuole recuperare. Vediamo cosa vuole, cosa dice, cosa c'è dopo il 3 di bastoni. Il 3 di coppe, sì, cioè vedo celebrazione e festeggiamento. Quindi per tanti di voi può essere una persona con la quale c'è stata quest'unione, o c'è una distanza per lavoro o c'è una distanza tra tutti e due, però qua c'è una forte intesa, forte unione. Può essere una persona che ha degli impegni, degli obblighi lavorativi, familiari, e vedo che ci sono un po' di paure legate a questa situazione, ma la volontà di recuperare, la forza, 3 di bastoni, apertura di cammino e 3 di coppe mi parla di celebrazione. Ok, quindi per alcuni di voi è una riconciliazione o un'unione nonostante un po' di paure dovute o alla distanza o del nervosismo interno, mi dicono. Ok? Per altre ragazze singole, ragazzi singolo, qua vedo che c'è questa offerta. C'è questa offerta, c'è un po' di paura tua a darti a questa offerta. Però vedo che c'è una celebrazione, questo incontro, celebrazione, possono esserci più opzioni da parte tua, magari ti sei allontanata da una situazione di familiare da poco, esci o comunque ti apri, conosci persone nuove e in questa persona nuova c'è la possibilità di questo incontro, nonostante un po' di tergiversamenti, non so se si può dire così, tuoi, però qua vedo una celebrazione, ok? Ok. Qua abbiamo i segni del Toro, Vergine, Capricorno, Leone, Cancro, Pesci, Scorpione. Ok. Vediamo un po' energia attuale con il 6 di spade. Energia attuale con il 6 di spade.
il sole. Per alcuni di voi vi siete allontanati da una situazione e state godendo della vita, dei vostri amici, della vostra famiglia, del bello della vita quotidiano, volete stare tranquilli, tranquilli, o sta nascendo un'amicizia con una persona, ma ci sono un po' di paure. Vediamo, o c'è una bella amicizia con una persona, però ci possono essere delle paure, ripeto. Vediamo il cavaliere di coppia al positivo. E l'asso di denari, quello che ti ho detto prima nel taglio. C'è un'opportunità, cavaliere di coppia, asso di denari, che promette bene, ben aspettato. Vediamo il 2 di bastoni al blocco. Sette di coppe. Ci può essere un po' di confusione nel prendere una scelta. Vediamo il re di denari e 10 di coppe. Sì, 4 di spade. Qua c'è silenzio con qualcuno. C'è stato. Re di denari. Qua vedo una persona molto impegnata in delle sue responsabilità, familiari o lavorative, da cui c'è stato un allontanamento. Possono essere anche dei figli. O puoi essere tu che ti sei concentrato o concentrato sulla tua famiglia, sulle tue cose, sulle tue responsabilità, stai godendo dei tuoi amici, dei tuoi figli, però incontri questa persona qui. Vediamo qua, la luna, cosa succede nei prossimi giorni con la luna? Regina di spade, infatti ti vedo un po' sulla difensiva, ho un po' di nervosismo tuo interno. Vediamo la forza. 6 di spade, però poi prendi la forza di andare avanti, C'è una persona che si avvicina a te, che vuole recuperare con te per alcune, anche se stai sulla difensiva. Nonostante, ripeto, ci può essere un po' di nervosismo qua, tuo. 3 di bastoni. Paggio di denari. La distanza può essere un problema di lavoro per alcuni di voi, però qua si apre il cammino con questa nuova opportunità. Vedo che ci esci qua con questa persona. 3 di coppe. E il matto, assolutamente metti da parte le paure e con coraggio ti lanci in queste nuove conoscenze per alcuni di voi, o in questa nuova opportunità con una stessa persona o con una persona nuova, va bene? Perché vedo che ti lanci alla fine, un po' di remore, un po' di resistenza, alla fine vai. Per alcuni c'è uno spostamento, anche può essere 10 km, 5 km, però si apre il cammino in questo spostamento, in questa possibilità, va bene? Anche il segno dell'Ariete qua è forte. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Acquario, gemelli, bilancia pure. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. So di aver sbagliato, ho avuto paura. Infatti le paure qua della luna, per alcune di voi c'è una persona che sa di aver sbagliato, ha avuto paura. E qua c'è una riconciliazione nonostante un po' di nervosismo tuo. Vediamone un'altra. Ti prego, fallo ancora. Qua c'è qualcosa che tu fai che questa persona gli piace molto, non so che cosa fai, può essere un gesto, può essere un comportamento, può essere qualsiasi cosa. Cos'altro? Io ti stupirò, c'è una persona che ti stupisce, che ti stupirà, va bene? Una persona che ti stupirà. Vediamo un po' cosa ci dice l'ultima carta dei Rider White. Il mondo mi parla di una distanza qua, e anche di una nuova tappa che si apre per te. Una nuova tappa che si apre per te. Si chiude un ciclo dolorosissimo qua, Si apre una nuova tappa, si apre un nuovo ciclo. Si mette alle spalle una situazione difficile. Qua vedi c'è il 10 di coppe, io non leggo le carte al contrario, Magari qua 10 di coppe, 10 di coppe, si chiude una tappa con una persona difficile, va bene? Si può riaprire con la stessa o con una nuova. Vediamo, allora, cosa mi dicono questi altri oracoli. Le parche, il destino, arrivare al traguardo, sì. Casa dolce casa, allora qua c'è il destino che porta questo incontro, le parche, il destino. Qua c'è una persona che non si arrende. Casa dolce casa mi dice che le cose ritornano piano piano secondo i tuoi tempi a fluire, e vedo da parte tua, credo, un po' più di introspezione prima di dire completamente sì, però vedo che qua poi lo fai. Mi spiego?
Conoscenza profonda, qua mi dice che tu te la prendi con comodo o con calma, sì. Però alla fine qua vedo un lanciarsi, magari non subito, un lanciarsi da parte tua, va bene? Ok. Ragazze mie, ragazzi, studiate per mettere in pratica tutto quello che la vostra anima vi chiede di supportare e superare. Mi raccomando, la mia playlist L'arte sciamanica, dove ci sono tutti i video di magia pratica e non solo. E detto questo, io concludo qui, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere la settimana dal 20 al 26 gennaio cosa accade, sia nella parte generale e poi ci facciamo nello specifico l'amore. Allora, maestri mostratemi dal 20 al 26 gennaio, maestri mostratemi, terzo mazzo, satte, satta, sukhi, hontu, satte, satta, sukhi, hontu. Maestri mostratemi cosa accade 20-26 gennaio, satte, satta, sukhi, hontu. Cosa accade in questa settimana nella realtà fenomenica? Vediamo. 3 di bastoni, tutto il contrario, 7 di bastoni, 2 di bastoni. Bisogna prendere delle decisioni. Qua vedo tutti questi bastoni sono fuoco, fuoco, fuoco. C'è molto fermento dentro di te e nell'aria. È necessario prendere delle decisioni. Per alcuni di voi tali decisioni hanno a che fare con un mettere blocco a una situazione e prendere un'altra decisione, o come superare dei blocchi relativi a una distanza per qualcosa. Vediamo un po', ancora, no, 2000 no, una volta, asso di denari, 8 di bastoni. Io qua vedo un'offerta, un'opportunità che arriva in questa settimana, asso di denari, 8 di bastoni, vedo viaggi e spostamenti per un'opportunità. Si superano dei limiti per una distanza o si superano dei limiti prendendo una decisione. Puoi essere tu che prendi una decisione per superare alcuni limiti e vedo un'opportunità che arriva da te, comunicazioni per un'opportunità. Mi può parlare anche di distanza qua, 3 di bastoni, 2 di bastoni hanno a che vedere soprattutto col prendere una decisione e fare dei passi, però ci sono dei limiti al centro, dei blocchi, delle distanze, dei limiti per una distanza. Qua si prende una decisione per superare dei limiti e vedo anche conseguentemente un'offerta, un'opportunità, credo in ambito o lavorativo o pragmatico, perché mi parlano di denari, no? Abbiamo denari e bastoni, sono relativi soprattutto alla praticità, al fuoco. Limiti, vediamo 9 di bastoni di nuovo. Qua io ti vedo agguerrito nel voler prendere una decisione, prenderai una decisione in conformità di un superamento di alcuni limiti. Non tergiversi più. E poi vedo questa opportunità, perché c'è il 7 di bastoni? Il sole. Qua superi dei limiti, delle difficoltà, non so di che cosa mi stanno parlando, si superano dei limiti, cioè di coppe seguendo la tua intuizione, ti vedo molto connessa alle tue intuizioni, superando un limite che ti porta a questa opportunità. Di cosa mi parla l'opportunità, l'asso di denari? Del 6 di coppe, un'opportunità che ti fa molto felice, un'opportunità che ti fa felice arriva, 5 di coppe. Mi può parlare di una situazione emozionale dove c'era della carenza, un'opportunità che ti fa felice. Cosa mi parla l'opportunità? Asso di denari.
9 di spade, qualcosa che ti stava preoccupando, inizierai a vedere le cose chiaramente quando arriva questa opportunità. Qualcosa che ti stava preoccupando, credo relativi a questi limiti. Può essere anche un incontro con una persona, un'amica, un amico, una persona, un figlio. Ricevi comunicazioni, comunque si sbloccano le cose. Un'opportunità che stavi aspettando, dove c'erano dei limiti. Vediamo questo 8 di bastoni. 2 di coppe. E qua c'è un incontro con una persona, può parlarmi una persona, c'è un accordo che giunge, si superano dei limiti per raggiungere a questo accordo. Mi parla o di lavoro o di denaro o di figli o di una persona a te cara, l'amore lo vediamo dopo, eh. Laddove c'erano dei limiti vengono superati e c'è un'opportunità di progresso, laddove c'era un po' di preoccupazione inerenti a questa opportunità di progresso, un'opportunità che ti farà molto felice, un incontro che ti fa felice, può essere anche con una persona che conosci bene. Ripeto, mi può parlare, siccome ci sono bastoni e fuoco e denari, di lavoro, di accordi, di concretezza. Vediamo il positivo, energia positiva per te. Re di spade, sì sì, se non avevi le idee chiare ce le avrai, idee chiare, ferme, decise, prendere decisioni ferme verranno prese, da un po' di tergiversare che faccio e che non faccio, decisioni chiare verranno prese, può anche essere una persona che ha una decisione ferma nei tuoi confronti e questa opportunità qui. Vediamo carta negativa, l'asso di coppe. Non so se tu hai messo blocchi o limiti a una persona e qua invece arriva questa opportunità. Però qua c'è un'altra opportunità d'amore al blocco, re di denari. Probabilmente qua dici no a una persona perché si apre l'opportunità con un'altra. O può essere la stessa più concentrata sull'aspetto materiale della vita, adesso la vediamo più conforme ai propri sentimenti. Perché l'asso di coppa al blocco? Regina di denari. 7 di coppe. Re di spade al positivo. 3 di spade. Guarda, allora, secondo me tu hai messo dei limiti a una persona. Per alcuni di voi hai messo dei limiti a una persona con la quale c'era stato qualcosa, hai messo dei limiti. Questa persona arriva da te, ti chiede un'opportunità, o viaggia, o ti scrive, o viaggia verso di te, una persona che conosci bene. Io credo che tu te la prenda, sei un po' nervosa con questa persona o nervoso con questa persona, o comunque sia, non l'accetti subito. Questa persona arriva con un'idea ferma per rimediare, può essere un amico, un'amica, un parente, un cugino, una zia, uno zio, l'amore lo vediamo dopo. Però è come se tu sei un po' più nervosa con questa persona, nervoso. Cosa c'è dopo il 2 di bastoni? Paggio di denari, però poi alla fine si accetta questa opportunità. L'asso di coppia parla anche di felicità, eri un po' nervosa per una felicità non acquisita ancora rispetto delle cose che vuoi, che mi parlano di stabilità tua, può essere di qualsiasi natura. Qua c'è una persona con le idee chiare, ferme che arriva, anche tu avrai idee chiare e ferme per avere poi questo incontro. Paggio ai denari, 2 di coppe, d'accordo? Vediamo un po' cosa mi dicono gli oracoli. Qua abbiamo i segni del leone, acquario, gemelli, bilancia, capricorno, vergine, toro. I segni marcati sono questi. Vediamo cosa mi dice l'oracolo. La mente piena, pensiero di gruppo. Qualcuno si è fatto condizionare da qualcun altro. Qua ti dicono oppure non si hanno le idee chiare. Qua invece mi dicono che le idee chiare si avranno, Lo spirito del fiume, movimento verso l'avventura, ci si schiarisce le idee e si va verso un nuovo inizio. Vediamo cosa mi dice quest'altro.
La carta in mi dice che riceverai. Riceverai, mi parla del fatto che fluirai alle tue emozioni, non sarai più nervoso, insomma, regione dell'aria a blocco è come se ci fosse un po' di nervosismo, un po' di impazienza, mi spiego? La carta in mi dice che fluirai, fluirai. Oppure c'è qualcuno che si è messo contro, può essere un segno di terra per un incontro, si è messo contro un vostro incontro tra te e una persona. Però mi dice che qua si fluisce e torna il sereno, va bene? Vedi un po' dove ti risuona durante la settimana, ok? Adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo nell'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, nell'amore cosa accade in questa settimana dal 20 al 26 gennaio. Mettiamo prima di tutto una carta guida. Fante di spade. Qua c'è qualcuno che ti osserva o tu stai osservando qualcuno. C'è qualcuno che osserva a distanza o che ti sorveglia o che ti spia, o tu stai sorvegliando o spiando qualcuno. C'è qualcuno che osserva. Vediamo cos'altro. O stai un po' tu sulla difensiva? Vediamo. 5 di denari. Qua non ti fidi un po' di qualcuno e quindi stai sulla difensiva. 6 di bastoni. Sei un po' sulla difensiva, non ti fidi dell'altra persona, chiunque l'altro sia, al di là se stai con qualcuno o meno, o se hai nel cuore qualcuno. Non ti fidi, c'è un po' di paura ad aprirsi, 6 di bastoni, vuoi avere il controllo delle situazioni. Va bene, vediamo un poco cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Queste sono carte energetiche guida, no? Vediamo cosa accade nell'amore dal 20 al 26 gennaio. Maestri, mostratemi dal 20 al 26 gennaio. Dal 20 al 26 gennaio. Vediamo cosa accade nell'amore. La ruota della fortuna, 2 di spade, incertezza a prendere una decisione, qualcosa è cambiato e non si sa che scelta fare. Un po' di dubbi, bisogna fare una scelta. Vediamo energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 2 di spade, l'imperatore, 10 di spade, 8 di spade, uff. 7 di denari. Qua vedo tutto bloccato, cioè l'amore è tutto bloccato, c'è la chiusura di una situazione molto difficile, incapacità a muoversi, la chiusura, un'attesa che non è andata a buon fine. L'imperatore mi parla di una figura, di una persona che vuole prendere una decisione ma non sa che decisione prendere. Io credo che sia tu questa, riportare ordine, situazioni in ordine, o non sai cosa pensare rispetto a una persona che è molto concentrata su di sé. Vediamo un po'. Energia attuale, amore, il sole. Al di là di tutto ti vedo stare bene. Ti vedo stare bene con i tuoi amici, con la tua famiglia, godere ogni attimo della tua vita, come è giusto che sia. Il sole mi parla di bellezza, di gioia dell'anima, va bene? Ti vivi quotidianamente le cose così come stanno, bellissimo. Ok, al positivo, paggio di denari, abbiamo un'offerta, una proposta di incontro abbiamo al positivo. Il negativo, asso di denari, però non so se gli dai questa opportunità a questa persona. C'è un'offerta qua da parte di qualcuno, l'asso di denari però è come se non volessi cogliere questa opportunità o ci sono dubbi su questa opportunità. Ti vedo concentrata anche sul tuo lavoro, soprattutto come priorità, o sulle tue cose come priorità. Vediamo passato che è successo. 8 di bastoni,
Sette di coppe. Vedo che nel passato qua abbiamo avuto delle, magari abbiamo potuto conoscere una persona nuova, persone nuove, abbiamo conosciuto persone nuove, adesso c'è una bella amicizia, però non ti va di cogliere altro per alcune di voi. Oppure qua vedo che ti sei impegnata in tanti altri progetti. Il sette di coppe mi parla di più progetti, più cose. L'energia ha fluito verso questi nuovi progetti, queste nuove cose, qualcosa di nuovo ha animato la tua persona. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, amore, 20-26 gennaio. Vediamo. Ah, c'è un due di coppe qua. Cavaliere di spade. La torre. Accipicchia. Accipicchia. Che viene dopo la torre? E il tre di denari. Paggio di bastoni. Allora. Io qua vedo, allora partiamo dalle ragazze single, i ragazzi single. Io qua vedo che avete conosciuto una persona, potete conoscere una persona. C'è un incontro condiviso qua, cioè c'è il sole, il due di coppe che mi parla di una connessione, una bella connessione condivisa. Poi succede qualche cosa però. Succede qualche cosa, quindi da questa persona nuova succede qualcosa, c'è il cavaliere di spade e la torre. Succede qualcosa, o una discussione, una brutta discussione succede qua, o una brutta discussione o vieni a scoprire qualcosa, qualcosa si rompe. Quindi c'è una brutta discussione o qualcosa si rompe, forse per terze persone. Non lo so, qualcosa si succede, una discussione ci sarà. Però poi il tre di denari. Il tre di denari mi parla della voglia di costruire, di venirsi incontro, di parlare in concreto per sistemare questa cosa qui. Quindi conoscete una persona, c'è qualcosa di condiviso, è molto bello, a un certo punto succede qualcosa, o ti dice qualcosa a questa persona che non ti piace, la cosa si rompe, però subito dopo c'è il tre di denari. Oppure succede qualcosa per motivi di lavoro. Quindi succede qualcosa, vedo una bella connessione qui, succede qualcosa però per motivi di lavoro. Per motivi di lavoro e poi sì, c'è una riconciliazione nuovamente. Perché l'asso di denari qua mi parla anche del lavoro, no? E quindi c'è un'opportunità con qualcosa, o un qualcosa che viene rimandato per lavoro, però la situazione crolla e tu non sai cosa pensare, due di spade. Però infatti c'è il tre di denari poi subito dopo, cioè mi parla comunque della cooperazione. Stessa cosa se avete una connessione con qualcuno, io vedo che qua c'è un incontro, tutto va benissimo, a un certo punto succede qualcosa, credo sia per motivi di lavoro o per altri motivi, adesso lo vediamo con i miei tarocchi, che tu non vuoi dare più l'opportunità a questa persona perché ti risponde male o ti dice qualcosa di male, non lo so. E poi tra i denari mi parla della risoluzione però. Oh là là, vediamo un poco che cosa mi raccontano i miei tarocchi. Qua abbiamo i segni dell'acquario, gemelli, bilancia e leone per adesso, Anche ariete avevamo. Sì. Vediamo. Energia attuale con il sole. Energia attuale con il sole. Asso di coppe. Sì, qua c'è un amore che è sgorgato, un nuovo amore, un'opportunità di questo amore. Se non è ancora successo aspettate qualche giorno, Vedo felicità, amore. Vediamo un po' il paggio di denari al positivo. E il paggio di denari. Tre di bastoni. Mi parla di un'apertura di cammino qua con questa opportunità, mi parla che il futuro c'è, anche se succede qualcosa ci sono probabilità per il futuro, quindi di sistemare. Vediamo questo asso di denari, asso di spade.
Allora, ti dice qualcosa, l'asso di spade e le parole, ti dice qualcosa questa persona, o viene detto qualcosa e si rompe la situazione. Poi di nuovo si recupera però. Quindi è come se ti dice qualcosa e non volessi dare più l'opportunità. Oppure ti dice qualcosa e non vuole dare l'opportunità. Ti dice qualcosa, ha a che fare con le parole, l'asso di spade. Vedi la torre? Di nuovo, questa persona ti dice qualcosa e si rompe la situazione. Poi si recupera. Vediamo 7 di coppe, 8 di bastoni. 8 di bastoni, 8 di bastoni di nuovo, 5 di spade. Nel recente passato sono stati già chiariti dei dubbi che avevi o della tensione che c'era dovuta magari a... Qua c'è più distrazione nel passato, no? Magari per lavoro, nuovi denari o altre questioni riguardanti la, questa persona che può essere molto concentrata su di sé o tu puoi essere concentrata su di te. Ci sono state già delle situazioni di dialogo che hanno chiarito eventuali tensioni. 2 di coppe, a noi ci interessa qua, 2 di coppe. Prossimi 5-8 giorni, 2 di coppe. Diavolo, sì, qua c'è proprio una persona che c'è passione, c'è condivisione, c'è una bella intesa, una persona che non si arrende con te, a cui piaci moltissimo, però chiariamoci tutta questa roba qua. Cavaliere di spade, cavaliere di spade, 4 di spade, qualcuno mette in pausa la relazione. Non so, vedi 9 di coppe, qualcuno si vuole prendere del tempo per decidere. Qua viene detto qualcosa e la situazione si mette in pausa o in stand by. La torre, perché la torre? Di cosa mi parla la torre? 10 di denari. Mi può parlare di qualcosa che riguarda la famiglia, si rompe qualcosa per la famiglia, si rompe qualcosa per il lavoro, si rompe qualcosa per una stabilità che non viene data. Vediamo di nuovo la torre. 9 di denari. C'è un po' di orgoglio qua, si rompe qualcosa e poi c'è un po' di orgoglio. O qualcuno non vuole dare stabilità o qualcun altro se la prende sull'orgoglio. Qualcosa viene detto, viene fatto che fa rompere una situazione. Vediamo questo 3 di denari. Il matto. Alcuni di voi voltate le spalle a qualcuno. Voltate le spalle a qualcuno e vi riversate sul lavoro. 3 di denari. Paggio di denari. Alcuni di voi danno le spalle a qualcuno, vi riversate sul lavoro e questa persona poi fa il matto, cioè nel senso fa punto e a capo, capisce di aver sbagliato completamente e vuole ricominciare da zero con te. Va bene? E sì, è proprio chiaro, succede qualche cosa qui, qualche cosa, o per motivi di lavoro, per motivi di casa, per motivi di stabilità, non lo so. Fammi vedere, paggio di denari, questo è il positivo. Il giudizio. C'è una rinascita qua, assolutamente, una rinascita, un darsi conto di volersi impegnare. Che energia ha il matto nei tuoi confronti? 9 di spade, una persona molto preoccupata che vuole ripartire da zero. Il matto nei tuoi confronti? Cavaliere di coppe, vedi? Che chiede scusa. Io non so che succede qua, però qualcosa che dà la possibilità di fare del nuovo. Vediamo che energia hai tu nei confronti di questa persona. Il diavolo tu hai come energia. Re di denari, che energia hai tu? Re di spade. Hai un'energia di voler avere le cose, hai le idee chiare, ti piace molto questa persona, c'è un'energia forte da parte tua.
hai le idee chiare su cosa vuoi ottenere con questa persona. Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 10 di bastoni, l'energia, una persona che si porta dei pesi, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Il re di denari, dei pesi familiari, probabilmente questa persona ha dei pesi familiari o dei pesi di alcune responsabilità che ha. 8 di spade, che gli impediscono di fare delle cose, delle attese di denaro e lavoro, mi dicono, di responsabilità. Qua succede, qual è la direzione? Qual è la direzione? La direzione per te qual è? 5 di bastoni, qua ci saranno dei litigi, c'è un litigio, 5 di bastoni, dovuti o per l'intorno lavorativo o per l'intorno familiare di uno dei due o di tutti e due. Sì, c'è un litigio che però poi viene risolto. O comunque sia, vedi il 3 di bastoni e c'è un'apertura nuova di cammino, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Abbiamo i segni Capricorno, Ariete, l'abbiamo detto, Capricorno, Vergine, Toro, Acquario. Sì. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Aiutami, ti prego. Infatti chiede aiuto, infatti qua ti chiede perdono, comunque sia c'è una voler fare punto a capo, ok? Cos'altro? Sono scappato per paura che mi lasciassi. C'è una persona che scappa o comunque rompe qualcosa per paura che tu lo faccia tu. Qua si viene a sapere qualcosa. Cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora? C'è una forte attrazione e passione. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione, ragazze. Vedete un po' che succede in questa settimana, mi raccomando, per qualsiasi cosa accade, noi vediamo i tarocchi proprio perché ci servono per vedere qual è il karma, ossia quali sono le nostre paure, resistenze, attaccamenti da superare. Diamoci agli eventi con Emao meraviglia, l'evento non è né male né bene, né giusto né sbagliato, ma come diceva Eraclito è perfetto, come diceva il divino, e quindi è tutto Emao meraviglia, perché gli eventi forti accadono per farti fare un certo tipo di esperienza emozionale superando paure e attaccamenti. Wow, vediamo un po' cosa dice l'ultima carta dei Rider Waite. L'eremita, infatti c'è un ritirarsi qua, c'è un ritirarsi, un'analisi introspettiva, c'è un fare conti con quello che si ha dentro, veramente. C'è un ritirarsi qua, un ritirarsi. E poi di nuovo il 3 denari, e poi di nuovo una voglia di collaborare. 3 denari, 3 denari, 3 denari per me ha a che fare proprio con la costruzione. Costruiamo qualcosa dopo una profonda introspezione. Ok? Vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli. Pronti? Essere imparziali? Assolutamente sì, guarda, qua succede qualche cosa proprio perché è destinato che succeda per superarti. Si è pronti, la giustizia, si fanno le decisioni giuste, qui ed ora, avviene tutto in questa settimana, comunque sia nel qui ed ora, la carta della praticità, pragmaticità, si è pronti a fare le cose giuste e sistemare le cose. D'accordo? Ragazzi miei ragazzi, un grandissimo in bocca al lupo a questo Colossal. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.